E buongiorno. Buongiorno. Ma cosa c'è di meglio che fare un viaggio in Puglia fuori stagione, magari per Pasqua? Questo documentario di viaggio è stato realizzato con i singoli video che abbiamo realizzato in Puglia, nei quali trovate anche informazioni di più e tutta la parte gastronomica. Quindi mettetevi comodi, che si parte e Buona visione! Più che si parte si arriva, il viaggio ormai alle spalle e ci siamo fermati per fare la colazione. Li abbiamo visti! Salutiamo i fenicotti rivistati alle saline di Margherita di Savoia, dove abbiamo fatto anche da guide turistiche e ci avviamo verso la prima meta, Barletta, anche perché anni fa, quando pianificavamo questo tour, partiva sempre da Barletta e alla fine abbiamo trovato parcheggio proprio davanti al castello e anche davanti al mare. E che mare! Questo, come maggior parte dei castelli che vedremo noi, è stato progettato, costruito o almeno ordinato da Federico II nel XII secolo. Madò che fossato! Ma avremo ancora tantissime occasioni di parlare di Federico II. Durante le crociate il castello diventa punto di ricovero per i cavalieri in partenza o in ritorno dalla Terra Santa. E proprio davanti al castello si trova il porto e immaginate questo posto durante le crociate. C'è gente che va, c'è gente che viene. A parte le battute, durante le crociate Barletta era un porto importantissimo, ma non solo per i crociati che partivano e tornavano dalla Terra Santa, ma anche per i pellegrini. si è fatta una certa. Laviamo le mani e andiamo a mangiare. E finalmente abbiamo guadagnato uno dei vicoli di Barletta. Ma sì, le chiese, basiliche, monumenti, castelli vanno più che bene, ma la vera vita la trovate qua nei vicoli. Se continuo a filmare ogni vicolo non arrivo più a mangiare. Speriamo che il panificio è aperto. Alla fine ci è andata più che bene. Come già accennato in questo video non si mangia, non solo perché le mangiate le trovate nei singoli video, ma anche perché al cibo ingerito durante l'anno scorso abbiamo dedicato un intero video. Vi devo dire che mi sento molto meglio. E il colosso l'abbiamo trovato. Vabbè, non è proprio il colosso di Rodi, però comunque alto 4,50 metri e lo chiamano Eraclio. Ed eccoci di nuovo all'avamposto. A questo punto andiamo verso Trani. Stiamo navigando per le strade di Trani e stanno diventando sempre più strette. Ma guardate dove abbiamo parcheggiato. Oh, buongiorno. Buongiorno. È qua che dormiremo stanotte. Pronta per Trani? Prontissima! Cattedrale di Trani è una delle poche cattedrali che sono visitabili o visibili da tutti e quattro lati, perché non hanno nessun edificio intorno. A quest'ora del giorno, con questa luce, cattedrale è veramente bellissima. Di solito non visitiamo tutte le chiese sul nostro percorso, ma questo è il tempio dell'architettura, storia e cultura che non bisogna assolutamente mancare. Che passiamo. Siamo arrivati nei matronei, che è alloggiato all'interno della chiesa che una volta era dedicato alle donne. Adesso però andiamo a salire sul campanile. Raga, non è un problema il numero dei scalini, perché sono più di 250. Il problema è che continui a girare in tondo, ti gira la testa. Oddio, le campane, che ore sono? Madonna, questa è enorme. Eccoci. Peccato per queste reti, però c'è da capire. Qui c'è ingresso nel porto e la vista sul castello. Ed ecco anche il porto. Ora scendiamo in un attimo. Ci è andata bene. Donna di poca fede, ti ha sfinito la religione. Sì. E attraversiamo una delle antiche porte per ingresso alla città di Trani. Ma che oasi di tranquillità. E subito qui vicino alla cattedrale troviamo il porto con i pescherecci. Immagino che si può anche comprare pesce fresco. Ma pesce lo vendono anche adesso. Noi queste qua non le abbiamo mai viste. Sono i coccioli. Cattedrale è semplicemente indescrivibile.
Dopo un po' di giornate frenetiche che sono dietro di noi, avevamo bisogno di un po' di pace. Quando siamo arrivati qua nel pomeriggio c'era una scolaresca dietro l'altra, quindi abbiamo deciso di goderci il castello così. È stato costruito, ma chissà come mai, sempre da Federico II, come una delle postazioni di protezione del Regno delle Sicilie, che lui fece reggere fino a Basilicata. Per stasera è tutto, ci vediamo domani, buonanotte. E buongiorno. Ciao mare di Trani. E ci è venuta voglia di bere un secondo caffè, quindi ci fermeremo a Molfetta. Ed eccoci sul lungomare di Molfetta. In quel momento eravamo ancora ignari del fatto che nel paese dove non è nato Pasquale di Molfetta, detto Linus, non ci sarebbe bastato il tempo di un caffè. Stamattina a Trani ho visto Giuseppe e il figlio. È proprio bella sta cosa che abbiamo notato anche a Chioggia, come qua, che i pescherecci riportano nome dei familiari. E a Molfetta la riva è dedicata ai pescherecci, come è giusto che sia. Dobbiamo entrare nel mercato comunale perché dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo. Sembra che sono allo stadio. Questo qua è soltanto il mercato di pesce, ormai sta per finire, stanno chiudendo. Però infatti cosa stanno facendo? Stanno richiamando gli ultimi clienti, così riescono a vendere tutto. Solo 8 euro. 8 euro il polpo, Madonna. Polpo di scoglio senza broglio, 8 euro, Potermi attirare Guarda i ricci. Questo qui, devi venirti qui, mangi. Ah, lo mangio così. Sì, mangi. Cosa? Così? Sì, come così? Oddio. Buono? Buono. Sono così genuine. Queste sono le prelibatezze dell'Italia che ci abbiamo noi in Puglia. È ovvio che a Molfetta non siamo venuti soltanto a mangiare il pesce crudo, ma a vedere anche il Duomo, che segue un stile romanico pugliese, però anche molto particolare, con queste 3 cupole in linea. E proprio qui sotto il Duomo c'è la spiaggetta dove fanno il bagno. E acqua è proprio bella. Wow, ma guarda che bello. E qui siamo all'interno del torrione. E siamo quasi al livello del mare. Siamo saliti sull'antico torrione per ammirare il mare a 360. Acqua è trasparente. E noi ora andiamo oltre il porto a recuperare Charlie. E a pensarci che a Molfetta dovevamo fermarci solo per bere un caffè. Lasciamo Charlie qua al parcheggio e andiamo a Bari. E ora andiamo verso il Ciringhito. Là dietro potete prendervi il pesce fresco crudo dai pescatori. E al Ciringhito una Peroni. Noi intanto, dopo tutto quello che abbiamo mangiato, prendiamo solo un caffè macchiato. Questo non è soltanto un ottimo posto per l'aperitivo, questo è un ottimo posto per fare una buona colazione genuina, un pesce crudo e una Peroni. Ma che bel vedere! E siamo in piazza mercantile. In questa piazza trovate Guardia di Finanza. la colonna della giustizia, che nei tempi antichi non era molto popolare perché a quel palo venivano legati i debitori, quelli che non pagavano le tasse, e tutta la città poteva vederli. Ma che vicoli stupendi che si trovano. Siamo arrivati davanti alla Basilica di San Nicola e vi dobbiamo dire 2 o 3 cose, però ci spostiamo in un posto un po' più tranquillo. La Basilica di San Nicola ci interessa particolarmente perché è un luogo dove si abbracciano le 2 religioni. Perché custodisce per più di 1000 anni le spoglie di San Nicola di Mira, santo festeggiato sia da Chiesa Cattolica che quella ortodossa. Questo è vero anche per la maggior parte dei santi, in quanto le religioni sono pressoché identiche, ma questo santo è tra i più sentiti anche nella Chiesa ortodossa. Sappiamo di sicuro che il re e le regine di Serbia furono devoti a San Nicola a tal punto che regalarono alla basilica una importante icona, ma soprattutto il re serbo Milutin fece ricoprire l'altare di santo con le pregiatissime lastre d'argento. Queste purtroppo furono sciolte dal Ferdinando I. Adesso, non per annoiarvi con la storia, è soltanto per farvi capire quanto tutte le religioni e nazioni sono intrecciate tra loro. Quindi questa basilica
basilica non è importante solo per i baresi, ma è una delle più importanti anche per la religione ortodossa. Quartiere San Nicola, chiamato da tutti Bari Vecchia, si trova nel centro della città e unisce il Porto Vecchio, quello che abbiamo visto prima, con il Porto Nuovo. E tutta la Bari Vecchia è rimessa a nuovo, sembra costruita ieri, ma non per questo ha perso il suo fascino. Il bello di questo posto è che sembra che il tempo si sia fermato del tutto. E finalmente siamo arrivati ad Arcobasso. Non si può visitare Bari senza attraversare l'Arco Basso ed entrare in uno dei vicoli più famosi, Avete mai visto Orecchiette Rosa? quello delle orecchiette. A quell'ora le signore erano ormai stanche, ma ci hanno fatto vedere la tecnica, che sembra facile. Sembra. Ci sono orecchiette di diverse dimensioni, tutti i colori più uno, ma noi rimaniamo fedeli a quelle non colorate. E siamo arrivati dalla signora Nunzia. E prima di partire facciamo camper service. Dobbiamo pulire anche obiettivo. Si parte! E quella è la nostra destinazione. Dalla prima volta che abbiamo messo piedi in Puglia abbiamo sempre desiderato visitare il Castello del Monte. Andiamo verso il castello e come in Baviera, dove siamo andati a vedere il castello di nostro amatissimo Ludwig il Pazzo, anche qua andiamo a piedi a visitare questo luogo dei misteri. Immaginatevi Federico II, questo piccolo bambino di soli 3 anni che sale sul trono del Regno delle Sicilie, dove cresce in un ambiente delle culture diverse, circondato da profumi arabi e leggende normanne. Se avete visto i video precedenti su Barletta, Bari, Trani, tra le cattedrali e i castelli c'è solo imbarazzo della scelta per quanto riguarda il Federico II. Però, per differenza del nostro amico Ludwig, che era chiamato Ludwig il Pazzo, lui era chiamato Stupor Mundi, ovvero meraviglia del mondo. Ma Fede non è un principe come gli altri, non è che si accontenta a star lì seduto su un trono e ascoltare le storie degli altri, no, lui è affamato della conoscenza, è appassionato di storia, filosofia d'arte e per differenza di me parla 6 lingue. Era così avanti dal suo tempo che venne scomunicato 2 volte, chiamato Anticristo dai vari papa. Nonostante ciò, Federico divenne il re più giovane e più straordinario che il regno abbia mai conosciuto. E così si è guadagnato la nostra amicizia. Ed eccoci arrivati. Se non siete esperti dei castelli medievali, forse non avete notato l'assenza di 2 cose importantissime, il fossato e il ponte levatoio. E questa cosa aumenta ancora di più il mistero che c'è intorno a questo castello. Il castello è conosciuto come ottagono più famoso d'Italia, e non solo, perché poi ha 8 torrette ottagonali, insomma, tutto quanto nel segno dell'8. Non è mai stato scoperto il perché di questa forma. Alcune ipotesi dicono che rappresenterebbe la corona di Federico II. Altre ipotesi invece dicono che è stato stesso Federico a idearlo e progettarlo. Non eravamo preparati alla strada che ci accompagnava alla prossima destinazione, non solo perché non abbiamo incontrato nessuno, ma perché di una bellezza straordinaria. Prima o poi torneremo nel Parco Nazionale Alta Murgia per conoscerlo meglio. Arrivati a Gravina in Puglia siamo partiti verso il punto ben preciso e per raggiungerlo abbiamo attraversato l'intero paese. Per fortuna nella piazza abbiamo incontrato i bambini, altrimenti, a parte qualche pano steso, sembrava che non ci evitasse nessuno. Ma forse è normale per domenica, ora di pranzo. E siamo arrivati a Gravina in Puglia e se vi aspettate di sentire alcune notizie storico-culturali dovete cambiare canale, perché dovete ricordarvi, siamo quelli che girano l'Europa ma anche in Italia e utilizzano come la guida il fumetto di Martin Mister, ma questa volta ci siamo spinti oltre. Qui siamo per il signor James Bond. Qui è stato girato il No Time to Die, dove Daniel Craig, anzi un stuntman, si lancia dal ponte di pietra che collega 2 gravine. Se non avete presente la scena, vale la pena di vedere il film. In realtà altezza non si percepisce neanche perché non si vede il fondo. Ma torniamo seri, siamo venuti a Gravina a vedere le gravine, queste formazioni rocciose che sono state create nei secoli dall'acqua che erodeva le rocce creando dei canyon profondi anche 100 metri. Grazie alla presenza dell'acqua, all'erosione e alla creazione delle grotte naturali si sono stabilite le varie popolazioni. Qui sotto abbiamo le 6 grotte e in una di esse anche questa chiesa rupestre, come dimostra questo campanile. Ed eccole qua, sono lontani però si vedono abbastanza bene.
Oddio, ma c'è la maglietta completamente bagnata. Sei fradicio. E da Gravina è tutto. Vi salutiamo da questa piazza gremita da gente. Quando siamo arrivati sembrava un paese abbandonato. Ciao piccolo amico di Gravina. Un giorno, per caso, come noi, qui passò Federico II. Vide la città desolata in declino, ma vide anche un potenziale. Quindi decise di eseguire qualche lavoretto, tipo sistemare la cinta muraria, edificare la cattedrale e ripopolare la città. Ancora oggi i cittadini gli sono grati e ogni anno qui si svolge il festival a lui dedicato. Siamo arrivati al forno di Santa Chiara che esiste qua dal 1423. Ovviamente siamo venuti a comprarci il pranzo. Buongiorno. Riassumere la visita al forno di Santa Chiara in pochi secondi è una sfida, soprattutto quando si parla della passione di Vito per questo antico mestiere. Per scoprire di più non perdetevi i video dedicati dove ogni dettaglio trova il suo spazio. E un'ultima sbirciatina al forno prima di andare. Arrivato il momento di assaggiare le focacce dell'antico forno Santa Chiara. Scrocchia! Dopo Altamura siamo andati a Matera. In questo video però non ve lo mostriamo, non perché si trova in Basilicata, ma perché è impossibile fare un riassunto. Nella playlist o sul canale trovate un video dedicato tutto per lei. Adesso aspettiamo che si accendano le ultime. Torniamo verso mare. E che mare! Facendo qualche metro di sterrato verso uno dei più belli parcheggi dove siamo mai stati. Per quelli pochi di voi come noi che non siete ancora stati qua, questa cala si chiama Calla Paura. Dalla finestra avevo visto una barca che portava dei turisti. Lì sembra che ci sono le grotte. Ora cerchiamo la strada verso Polignano. Abbiamo scoperto che si può andare di là. E si scopre uno spettacolo. Diamo un'occhiata a Charlie, che è lì a riposare. Ma diamo un'occhiata anche al mare. Domenico Modugno è nato qua a Polignano e hanno deciso di dedicargli una statua, e quando lo vedete così con le braccia spalancate, con la giacca a vento, dici se state qua abbastanza a lungo a contemplarlo potete anche sentirlo cantare e volare. Queste pietre sono più scivolose del ghiaccio. Wow. E ora siamo sotto il ponte. Ma dovevi dire qualcosa sul ponte? Sì, che noi vediamo sempre le cose da una prospettiva diversa. È la spiaggia più famosa d'Italia, sicuramente si vede meglio dal ponte. Infatti la guardano tutti. Ma noi più a guardarla dal ponte andiamo a vederla direttamente. E c'è il micio del sottoponte. La spiaggia alla fine è una piccola insenatura tra due falesie che serve anche come scollo durante le piogge. Andiamo a vedere il centro storico che è pieno di botteghe e dei negozi degli artigiani. Ma quanto è bello questo posto! I would say we were good together. I would say we had fun. Questi colori li vedo pure io. But our trails will never Le scritte come queste si trovano più o meno in tutta Polignano a mare grazie all'artista di strada Guido Lupori, che ha deciso di avvicinare ai giovani arte e cultura. Ma la gente si ricorda ancora di Jim Morrison? Non pensiamo di trovare così tanti belvedere nascosti nel centro storico e sarebbe difficile da dire dal quale si vede meglio la spiaggia, il mare o le grotte. Ed eccoci arrivati a Monopoli. E ovviamente passiamo dal porto per vedere i primi pescherecci. Una nuova tappa del nostro viaggio, questa volta in una città profondamente legata alla tradizione della pesca. La sua flotta di pescherecci ormeggiata direttamente nel porto cittadino, proprio davanti al centro storico, è un vero spettacolo. Sarebbe ora di andare a fare una piccola colazione. Piccola. Cornetto buonissimo, cappuccia anche. Ci vediamo alla fine. E siamo arrivati alla porta del porto antico. Oh, ma sembra una finestra. Monopoli ci è riservato una bellissima accoglienza. Viva Sasha, viva Maya, I love you. Grazie. Welcome to Monopoli. Ma
questo punto qualcuno dirà che questo signore canta la stessa canzone a tutti. Questo è vero, ma la canta con il cuore. Anche per un discromatico come me, i colori sono pazzeschi. E uscendo dal porticciolo troviamo anche il castello di Carlo V che ci parla della presenza spagnola. Ma qui a fianco al castello abbiamo anche dei torioni. Comunque molto bello questo lungomare. E qui proprio dietro il bastione addentriamoci. Sono tanti piccioni, teniamoci sulla sinistra. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. E ora andiamo a fare qualche giretto. Ma guarda che balconi. Qui è pieno di queste torri campanili barocchi. Più si scende giù, più il barocco spunta a galla. Via del Vento, uno spettacolo. Come Sasha vi ha già accennato prima, qua a Monopoli è pieno di conventi e noi sicuramente non siamo neanche riusciti a trovarli tutti. Questo dietro le mie spalle è chiesa e il convento di Santa Teresa. Ci troviamo davanti alla cattedrale di Monopoli, che è dedicata alla Madonna della Madia, che è anche la protettrice della città di Monopoli. Questa cattedrale è conosciuta soprattutto per il suo campanile alto più di 61 metri con 6 campane e sotto di esse si trova un quadro della Madonna. E neanche a dirlo che la chiesa è in puro stile barocco. Ma guarda che roba. Andiamo di là. E prima di andare via facciamo ancora un girettino nel porto. E cosa dire, anche Monopoli ha superato le nostre aspettative, non è che non ci aspettavamo nulla, però siamo rimasti veramente piacevolmente sorpresi. Arrivare nella Val d'Itria e visitare soltanto Alberobello è un sacrilegio verso se stessi. In questo video vi porteremo anche al Loco Rotondo, Cisternino ed arriveremo fino ad Ostuni. Nel nostro giro abbiamo incontrato varie persone, ma l'incontro di Loco Rotondo non lo dimenticheremo mai. Ho dovuto fermarmi lungo la strada perché i uliveti sono pazzeschi. Questo qua sembra così vecchio che potrebbe raccontarti intero Signore degli Anelli. Ma non è che ho parcheggiato in un posto felice. Si intravedono i primi trulli. Ogni tanto potremmo ricordarci di avere anche il gradino. Ed eccoci finalmente arrivati ad Alberobello. Abbiamo avuto la fortuna di esplorare queste stradine iconiche in un momento di calma, catturando tutta la loro bellezza senza la folla. Pinacoli, simboli esoterici e un'atmosfera unica, impossibile da trovare in qualsiasi altra parte del mondo. Ma che posto ideale per bere caffè! C'è chi dice che qui tutto ruota intorno al turismo. Se è così, allora è grazie anche adesso che Alberobello riesce a mantenere la sua magia. Ma che belle! Sui tetti si trovano vari simboli mistici, esoterici, zodiacali. Alcuni sono facili da decifrare, altri no. Sono arrivati anche i ragazzi. E per finire una bella panoramica di Alberobello. E come da consuetudine parcheggiamo vicino al Camposanto. Sapete perché ci siamo fermati a Loco Rotondo? No, non perché è un posto diciamo di quelli da visitare, famoso, ma perché abbiamo letto una frase che ci ha colpito. E la frase dice: sapete qual è il bello di Loco Rotondo? È che quando vai via, nella gente, nelle piante, nella terra, rimane qualcosa di tuo ad aspettarti. E allora, come facevamo a non venire? È comunque uno dei posti più belli di Val d'Itria e appartiene ai borghi più belli d'Italia. E subito sotto la torre dell'orologio abbiamo trovato una bottega d'altri tempi. Ma non è una classica bottega sartoriale, in quanto la storia del sarto è piuttosto particolare. Ma lei da quanti anni lavora qua? Sono da 50 anni. Ho lavorato da Dior a Parigi, ho lavorato per Armani, tutto.
Quando finivo di fare i capi tornavo sempre qua, perché a me non piace vivere nelle grandi città. Stavo 3 mesi, 4 mesi, mo a Roma, mo a Firenze, mo a Milano, mo a Parigi e poi tornavo sempre qua. Io poi non ho mai lavorato per clienti, solo per mia figlia, faccio qualcosa per mia figlia. E questi sono capi che mi invento, faccio e poi c'è qualcuno che li vuole comprare, li compro. Cioè, questo non lì. Qui anche sui muri trovate la storia. Beh, qui ci sono tutte le mie passioni che ho perseguito nella mia vita. Li ho messi tutti qua. Leonardo Pastore, detto Duduzzo, è la persona che ci ha colpito di più durante questo tour pugliese. Grazie per l'ospitalità. Anche da qua si capisce che questa è una città con centro storico rotondo e da qua potete ammirare tutta la Valle d'Itria e soprattutto tantissimi trulli. Questa bellissima strada ci sta portando verso Cisternino. Cisternino non è stata creata dagli architetti, ma dai stessi cittadini che hanno cercato tra le vie strette, tra i piccoli balconcini, di creare questi spazi di condivisione. Oggi si direbbe che hanno creato una cittadina instagrammabile. Battute a parte, è veramente stupenda. E la nostra scoperta degli artigiani pugliesi prosegue qua con questo calzolaio. Anche questo è una delle botteghe storiche. Ciao. Buongiorno, Buongiorno. ma questa bottega da quanto tempo esiste? Ogni mondiale vinto, aperto papà nell'82, passato a me 2006, tanto tempo. Due ecco. mondiali vinti. Quindi come facciamo a sapere per i prossimi mondiali? Beh, devi passare di qua e chiedere se ho fatto figli, se ho cambiato gestione, se l'ho passato a mio figlio. Ci rivediamo fra qualche anno. Va bene, sarà fatto. Grazie. Buona giornata, grazie Ciao, mille, ciao. buone vacanze. Ci rimarrà sicuramente nel cuore. Bella zio, e si sta già nuvolando di brutto. Quest'oggi la strada ci porta verso Ostuni. Grazie a Tom Tom che ci siamo persi, abbiamo visto Ostuni bianca. E purtroppo il meteo non è cambiato, piove ancora. Ci siamo stufati di stare nel camper e comunque volevamo verificare perché Ostuni è la città bianca, anche se abbiamo già visto qualcosina dal camper quando stavamo arrivando, perché alla fine quando siamo stati sia ad Alberobello che Cisternino, Locorotondo, sono tutte bianche. Ma io qualcosa l'ho letto, il calce era un materiale facilmente reperibile già dal Medioevo, è stata usata per imbiancare le anguste stradine del centro storico, per dare più luce. Speriamo che si possa passare sotto. Un po' di calcinacci ci sono, ma lì sulle mura fa così freddo che vale la pena rischiare la vita. Il tempo non era certo dei migliori. Ma guarda che posto spettacolare per prendere caffè. E si continua a salire. La calce bianca non brillava sotto i raggi del sole, i colori del mare e degli olivi apparivano più smorzati. Eppure tutto questo non ci ha impedito di immergerci nella magia della città bianca. È bastato perderci tra i suoi vicoli e le sue scale per lasciarci incantare. E incomincia a piovere. Cercata di Ostuni, che bello. Ebbene sì, oggi è andata così. E ora ascolteremo un CD. Senti come cala la cicala sull'orlo della sera. Dopo quante ore Non lo so, ho perso il conto. ha smesso di piovere per il momento e andiamo a fare un giretto. No. Nella città entriamo dalla porta Lecce e saliamo pure sopra la porta. Oh, ma che piazza che c'è qua sopra! Noi siamo arrivati da lì. Bisogna essere un po' più precisi. Questo non è la piazzetta sopra la porta, ma il bastione di Levante. Ma dobbiamo spiegare perché siamo venuti a Brindisi. Sì, era sul nostro itinerario, ma visto che il sogno della nostra vita è diventare influencer, dovevamo passare per forza. Bellissimo. In quanto prima di noi sono già passati gli altri. Per esempio, Cicerone, che ha scritto le lettere brindisine, Virgilio, che è anche morto qui, poverino, Giulio Cesare, Federico II, che la definì figlia solis, ma anche se oggi non sembra proprio figlia del sole, e molti altri. Alla fine è tutto merito del balsamo. Girandomi sono rimasto senza fiato. Questa ovviamente è la cattedrale di Brindisi del XII secolo e questo è stile romanico pugliese del quale io mi sto letteralmente innamorando.
E ora ci addentriamo nella strada delle colonne. Nonostante aveva ripreso a piovere, siamo riusciti a visitare le colonne che svettano sopra la scalinata Virgilio. E naturalmente non poteva mancare una passeggiata lungo il porto. Prima di rientrare al camper per mettere al sicuro la telecamera dalla pioggia, ci siamo imbattuti in questo splendido murale. Ed eccoci tornati. Early the next morning. Benvenuti a Lecce! E finalmente è uscito anche il sole. E nella città entreremo dalla porta Non Napoli. siamo neanche entrati nel centro storico e siamo già stati accolti da questa meraviglia architettonica, perché Lecce è la più barocca tra le barocche, è la capitale del barocco pugliese. Abbiamo beccato il micio leccese. Centro storico di Lecce è fatto con la pietra leccese che dà a tutti i palazzi un colore quasi dorato. Qui letteralmente potreste riprendere ogni strada, ogni vicolo e creare un video pressoché infinito. Ma anche questa strada qua dove ci siamo fermati a fare la colazione è stupenda. Abbiamo letto che il centro storico è molto sfarzoso, come una bomboniera. Siccome io sin da piccolo ho sempre associato le bomboniere alle cose sfarzose, ci sta benissimo. E i ragazzi stanno lavorando. E siamo arrivati davanti alla Basilica di Santa Croce, considerata uno dei capolavori del barocco leccese. È così riccamente addobbata che siamo qua da 20 minuti che stiamo cercando di capire tra le incisioni, le statue, i putti, come dice Sasha ci sono grifoni, leoni, lui ha visto pure i lemuri. Veramente bisogna fermarsi ed ammirarla da fuori. E siamo arrivati in Piazza Santo Ronzo. A questo punto della storia ci lasciamo trasportare dai palazzi, dai colori e dalla gente, perché ci siamo resi conto che è impossibile sbagliare la strada. E dopo aver fatto un po' di giri intorno siamo tornati in piazza per vedere questo bellissimo anfiteatro romano, perché a Lecce non c'è solo il barocco. Andiamo a mangiare la puccia? Andiamo avanti adesso. E forza Lecce! Ed eccoci tornati. Ora dobbiamo assolutamente riposare. Infatti dobbiamo assolutamente riposare e per farlo andiamo verso le torri, Torre dell'Orso e Torre Sant'Andrea, e dopo un caffè ad Otranto ci spostiamo verso l'Euca per salutare Adriatico ed ammirare il tramonto dalla punta più meridionale di Puglia. E siamo arrivati A Torre dell'Orso. Siamo appena sotto Lecce e in questa parte finale dell'Adriatico il mare è pazzesco. Allora, Io un tuffo invece farei. ma che pace che c'è qua. Anche tu con i sandali? Certo. D'accordo, ci piacciono le città, ci piace andare, però dopo un po' di giorni dobbiamo... Disintossicarci? In realtà noi siamo venuti qua a vedere due sorelle. Siamo saliti fin quassù per vedere le due sorelle. Più informazioni, leggenda compresa, li trovate nei singoli video. Volevo fare la foto, ho fatto il video. Vi siete mai domandati perché tanta gente viene qua al mare? No? Ora vi faccio vedere. Il motivo è questo qua. E cavolo che mare. Ed eccoci a Torre Sant'Andrea. Ogni commento è superfluo. È questo che volevo vedere io. Sì, comunque lei non è del tutto normale. E da qua in poi costa è tutta così. Comunque anche la pineta è stupenda. E potremo andare avanti così fino ad Otranto. E infatti lì ci sono due ragazze tedesche che sembra che proprio fanno la francigena. Io mi fermo qua a fare un po' di aromaterapia. E per finire siamo arrivati al faraglione. E ora si parte verso Otranto. E appena arriviamo in qualche località marittima, io mi fiondo subito verso il porto. Benvenuti a Otranto, la perla del Salento. Eravamo stanchi dopo giorni di viaggio e non eravamo preparati a un luogo che racchiude storia, bellezza e magia, tutto in un solo sguardo, o meglio, nel suo castello. Oh, ma il castello è veramente enorme, non finisce più. Il nostro viaggio inizia con una vista incredibile sul porto, che sembra quasi una piscina naturale, dalle acque cristalline e tranquille. Poi ci siamo immersi nell'atmosfera unica del castello e del suo centro storico, un intreccio di vicoli suggestivi, antiche mura e scorci indimenticabili.
Oh, ma ridendo e scherzando, noi intravediamo la costa albanese. E ho avuto la conferma che sono nel posto giusto. Oh, ma è veramente bella ad Otranto. E con questa ultima ripresa salutiamo Otranto fino alla prossima! E finalmente siamo arrivati. Arrivare a Santa Maria di Leuca è il sogno di molti viaggiatori, ma come spesso accade con i punti d'arrivo si trasforma in un nuovo inizio, un vero e proprio giro di boa. E da qua abbiamo da fare un po' di scalini, però il posto è stupendo. C'è anche la luna che ci aspetta. Ma questo non è una semplice scalinata, infatti si tratta di cascata monumentale di Santa Maria di Leuca e rappresenta la parte terminale dell'acquedotto pugliese, la più grande infrastruttura di approvvigionamento idropotabile a livello europeo, costruita quasi un secolo fa. Eccoci. E benvenuti a Leuca. Ora ci troviamo di fronte a Mar Ionio che ci farà da sfondo per il resto del viaggio. E ora si scende, però la vista è uno spettacolo. E per oggi è tutto. Buonanotte. E dopo Leuca per la prima volta vediamo il Mar Ionio e abbiamo deciso che è posto giusto per mantenere una promessa. Cioè realizzare il video non tanto cosa facciamo per vivere, ma come ci siamo arrivati a lavorare da più di 20 anni fuori ufficio. Finalmente! Ma tutto questo, compresa la visita a Gallipoli, lo trovate nel video dedicato. E stanotte dormiremo qua. Il nostro viaggio in Puglia volge lentamente a termine. I giorni che ci rimangono non filmeremo più di tanto, magari qualche clip. E appunto vi lasciamo con qualche clip, poi ci vediamo per i saluti. E speriamo che questa serie dalla Puglia vi sia piaciuta. Se è così, ricordatevi che esistono like e i commenti. E noi in questo momento, mentre voi state guardando questo, probabilmente siamo già in preparativi per un altro grande viaggio. Tanti baci e abbracci! Ciao! Ciao!